Ciao a tutti e benvenuti nella Leopard Geco Tribe. Io sono Riccardo e insieme a Sara siamo una coppia di allevatori di geco leopardino alle prime armi. Abbiamo cominciato ad allevare nel novembre del 2023 con lei, che è Clio, la nostra prima gechetta. In questo video non parleremo di lei, ma se volete conoscerla e rimanere aggiornati su di lei, potete seguirla sui social che trovate in basso a destra o in descrizione. Questo video è la prima parte della costruzione del terrario di Clio. Abbiamo preso Clio nel novembre del 2023 all'età di 5 mesi e su consiglio degli allevatori l'abbiamo tenuta in un classico setup sanitario. Arrivata a 8 mesi, quindi nel febbraio 2024, abbiamo deciso di cambiare la sua casa e creare un terrario bioattivo per lei. Come mostrato nell'immagine, il terrario che abbiamo costruito è un 50x40x40 e per costruirlo abbiamo utilizzato del compensato dello spessore di 2 cm. Ogni pezzo è stato tagliato su misura con le misure che vedete nell'immagine. Per prima cosa abbiamo cominciato col forare i lati per le prese d'aria. Per farlo abbiamo acquistato uno tra i trapani più economici trovati su Amazon insieme a un set di seghe a tazza, vi lasciamo i link in descrizione. Pur non essendo il top di gamma, come vedete, fa il suo lavoro. Dopodiché, con una lima circolare, abbiamo cercato di rendere più lisce possibili le prese d'aria. Dopodiché abbiamo incollato retro, base e lati con una colla 1000 chiodi. Non è stato semplicissimo, forse perché era inverno e quindi era molto solida, ma siamo riusciti comunque a farcela e a spalmarla. Dopo aver raddrizzato tutte le parti, abbiamo lasciato la colla solidificare per tutta la notte, per poi procedere a inchiodare i 4 pezzi incollati. Abbiamo utilizzato delle groppine della lunghezza di 30 mm, quanto basta per passare lo spessore della tavola e congiungersi con l'altro pezzo di legno. Come potete vedere, lo scheletro regge piuttosto bene una volta alzato da terra. Una volta fissato lo scheletro, abbiamo proceduto con l'applicazione del flatting sulla base del terrario. Dato che il terrario sarà un bioattivo, potrebbero esserci dei problemi di umidità soprattutto sulla base del terrario. Lasciamo sempre il link in descrizione. Ogni mano di flatting è stata lasciata ad asciugare per almeno un giorno e per impermeabilizzare completamente il legno sono state necessarie 4 manate di flatting. Abbiamo poi chiuso tutti i buchi tra le giunzioni delle tavole con un classico silicone della Pattex. Successivamente, passando il dito, abbiamo coperto bene le giunzioni e abbiamo eliminato tutto il silicone in eccesso. Quindi siamo passati alla realizzazione dello sfondo del 3D. Per farlo, nel nostro caso abbiamo utilizzato del poliestere estruso, ma andrebbe bene qualsiasi polistirolo di qualsiasi tipo. Semplicemente noi avevamo questo a disposizione come materiale di scarto e quindi abbiamo deciso di sfruttarlo per l'occasione. Dato che per coprire totalmente il retro non era abbastanza un pezzo, abbiamo dovuto utilizzare un altro pezzo e per congiungerli abbiamo utilizzato dei semplici stecchini di legno. Dopo aver visto che entrasse perfettamente, abbiamo proseguito con il creare quello che volevamo essere, uno sfondo 3D che potesse essere utilizzato dalla nostra giacchetta anche per arrampicarsi e anche per avere una tana dove stare lontana dal fondo del terrario. Per creare le mensole d'appoggio e per il tetto, diciamo, e per la base della tana sullo sfondo 3D abbiamo sempre utilizzato lo stesso materiale tagliato con un normalissimo cutter e poi fissato con, come abbiamo visto precedentemente, con degli stuzzicadenti di legno. Questo è stato fatto sia per creare la base, sia per creare il tetto che poi ovviamente fungerà da base per un piano superiore,
sia anche per creare tutto il resto della tana e anche delle salite per poterla raggiungere. L'obiettivo di questo sfondo 3D era di sfruttare appieno anche l'altezza del terrario e quindi di conseguenza creare appunto queste altre basi d'appoggio per l'animale che scalando può raggiungere tranquillamente e quindi rende anche l'ambiente molto più verosimile a quello che troverebbe in natura. E infine infatti il risultato diciamo dello scheletro è quello che vedete in questa foto, con ben 3 scivoli per poter raggiungere la sua tana e anche la parte superiore del tetto della tana. Dopodiché abbiamo utilizzato la schiuma poliuretanica, vi lasciamo sempre il link in descrizione di quella che abbiamo utilizzato noi, per poter trasformare questo sfondo in una roccia finta sostanzialmente e quindi renderlo sempre più naturale possibile, mettiamola così. Eravamo totalmente inesperti su come utilizzare la schiuma poliuretanica, infatti si può vedere dal video di come cerco di toccarla con i guanti e poi mi appiccico tutto e anche della quantità che ne metto. In realtà ne serve veramente molto poca perché gonfia veramente tanto, come potete vedere. Dopo circa una notte, noi abbiamo aspettato una notte, ma in realtà bastano un paio d'ore penso per avere lo stesso risultato. Va a gonfiare tantissimo, tant'è che noi abbiamo dovuto tagliare con un cutter tutta la parte in eccesso. Un pro ovviamente è quello che si taglia in un modo veramente molto semplice. Ad ogni modo tutte le parti rimosse in questo modo poi abbiamo cercato di riutilizzarle per creare delle rocce finte oppure per coprire eventuali buchi dove non c'era la schiuma. Non è stato mostrato nel video, ma ovviamente questo step è stato fatto anche all'interno della tana per ovviamente renderla accessibile alla nostra giacchetta. Dopodiché siamo passati a utilizzare uno spray acrilico per pitturare tutto lo sfondo 3D. Abbiamo utilizzato un colore marrone per rendere più verosimile, diciamo, a quello che potrebbe essere il deserto o comunque le zone semidesertiche dove si trovano i gechi leopardini, e l'abbiamo lasciato ad asciugare poi per tutta la notte o anche più fino a raggiungere questo risultato, anche se non bellissimo da come appare. Infatti poi successivamente abbiamo passato una tempera acrilica miscelata con acqua con un pennello per poter rendere più verosimile diciamo la roccia finta a quella che possa essere la roccia vera. E infine abbiamo cosparso tutto lo sfondo 3D con il silicone, prima passato ovviamente in questo modo e dopodiché diciamo sparso con le mani, per poter successivamente incollare la fibra di cocco. Abbiamo acquistato un pannello compatto di 2 litri circa e sgretolato con le mani e con il taglierino fino a ricoprire tutta la superficie dello sfondo 3D. Anche di questo ovviamente vi lasciamo il link in descrizione. E questo qui è il risultato finale del nostro sfondo 3D con tana inclusa. Nella prossima parte andremo a vedere come abbiamo finalizzato il terrario. Quindi iscrivetevi, continuate a seguirci, diventate membri della tribù e ci sentiamo alla prossima. Ciao!